E se qualcuno si offrisse di regalarvi una macchina, non importa il costo, qualsiasi esso sia, voi quale scegliereste? Sono convinto che il 90% di voi risponderebbe Ferrari, Lamborghini, Pagani. Io no, io sceglierei questa, una Nissan GT-R. Da quando ho visto la R33 la prima volta, proprio su una versione di Gran Turismo, non ricordo quale, ero un ragazzo, è stato amore a prima vista e oggi se ho un sogno a quattro ruote è questo, non la cambierei con nessun'altra macchina. Oggi la riporto in versione 600 punti prestazione. Come sappiamo con la 1.25 la fisica di gioco è cambiata non tanto per il modo di guida quanto per i setting delle macchine. Sono cambiate le macchine da guidare ma in funzione del setting che gli abbiamo applicato. Qui ho dovuto rifare tutto da capo. Come è successo già per l'Aston Martin, ho trovato una macchina molto diversa da guidare a Tokyo. Quindi ho azzerato tutto, calcolate che ho proprio ricomprato la macchina da capo, che nell'altra avevo installato delle riduzioni peso, e l'ho rifatta. Quindi come se non avessi fatto niente fino ad oggi, ho riniziato da capo. Parliamo dei pregi di questa macchina. Perché usare questa macchina a Tokyo? Perché è sincera, perché quello che sentite con il volante è quello che la macchina sta facendo, perché è facile da guidare, perché è facile da riprendere, perché anche quando perde aderenza ce l'avete comunque in mano. È veramente difficile sbagliare con questa macchina. L'altro pro è che è molto veloce. Sul rettilineo con questo setting abbiamo 586 cavalli e superiamo i 320 km/h. Un contro, molto contro, è il peso. Questa macchina è pesantissima. Originale, appena presa dal concessionario, stiamo, mi sembra, intorno ai 1770 kg. Inoltre il peso è sull'anteriore, abbiamo il 54% del peso sull'anteriore, quindi la prima cosa da fare è portare il peso al posteriore, altrimenti la macchina sottosterza veramente tanto. Per fortuna è una 4 ruote motrici. Il peso in questo setting è 51% all'anteriore, 49% al posteriore, ma parliamo di 1885 kg. Come dicevo, l'ho ricomprata, la vecchia macchina con le riduzioni peso 1 e 2, nonostante pesi 1550 kg, non è prestazionale come questa. Fondamentalmente il peso non incide chissà quanto sulla facilità di guida, si sente sul force feedback che la macchina è comunque pesante, ma si guida nonostante questo benissimo. I punti prestazione già in partenza sono alti, quindi farla rientrare nei 600 punti prestazione è abbastanza complicato, diciamo, cercare di mantenere velocità e aderenza, soprattutto nella parte mista. Ma con questa è stato relativamente facile perché nonostante le gomme sport dure, nel misto va una bomba, siete più veloci di tutti, come sul rettilineo, quindi è una macchina che è più veloce ovunque. Anche i primi giri con Gallo, con la sua NSX che monta a gomme morbide, siete più veloci. Con le gomme sport dure, merito anche, come dicevo, della trazione integrale permanente di questa macchina. Una sola sosta prevista, riforniamo il carburante che ci basta per terminare, con le gomme invece facciamo tutta la gara, anche se l'ultimo giro saranno praticamente finite. Una cosa molto bella dell'ultimo update è proprio il decadimento progressivo delle gomme, che diventa esponenziale alla fine, cioè man mano che si consumano perdete sempre più grip, sempre in maniera più evidente. Nonostante tutto, con le sue 4 ruote motrici riusciamo a guidarla anche gli ultimi giri, semplicemente allentando un attimo il piede sui cambi di direzione e in percorrenza curva. E vedete poi a fine gara il complessivo dei tempi che ho fatto. Il miglior giro, se non erro, è proprio prima della sosta in box 2:08 e qualcosa.
Il miglior giro in assoluto nelle gare che ho fatto è 2:07,6, ma credo si possa ancora rimare qualche decimo. Oltre che rifornire, dobbiamo anche gestirlo il carburante, perché comunque questa macchina ha quasi 600 cavalli, pesa tantissimo e quindi consuma. Applico la mia solita strategia, quindi mappa a 1 sul rettilineo, mappa a 6, ma solo per i primi 3 giri, quando è bagnato e è meglio tagliare potenza nel tratto misto, con la differenza che ritorno in mappa 1 qui nella curva prima della discesa invece che dopo il tornantino. Non servono controlli con questa macchina, quindi è inutile che li mettete. Me ne sono accorto che avevo il TCS in questa gara che vedrete, mi sembra al secondo giro, e l'ho tolto perché comunque non necessita di nessun tipo di controllo. Ripeto, una macchina sincera in tutte le sensazioni che dà. Non ci resta che andare a vedere che cosa installare sulla macchina, vedere il setting e goderci la gara. Iniziamo dai cerchi in lega, come al solito il modello che preferite voi. Misura 22 pollici, entrambi dimensione standard. All'avantreno abbiamo uno splitter tipo B, minigonne tipo B, retrotreno tipo A, alettone posteriore personalizzato alto, le piastre terminali che volete. Abbiamo inoltre una gabbia di sicurezza tipo C. Gomme sport dure anteriore e posteriore, vanno installate sospensioni personalizzabili. Questi i valori da inserire: un'auto leggermente più rigida al posteriore per colmare anche il divario di peso tra l'anteriore e il posteriore, un LSD personalizzabile, questi i valori da inserire, un differenziale da installare e da impostare 40% anteriore, 60% posteriore. Per quanto riguarda la deportanza, 132 all'anteriore, 300 al posteriore. Una ECU personalizzabile, regolata all'81%. Va installata una zavorra, messa a 115 kg e posizionata a 37, quindi dietro sulla parte posteriore. Spostiamo il peso al posteriore. Il limitatore non è installato. Va installato un cambio personalizzabile da corsa, 200 km/h di velocità di punta, una regolazione manuale che prevede solo lo spostamento del finale 2.397. Va installato un turbocompressore a regimi elevati. Dischi da corsa forati o baffati, è la stessa cosa. Pastiglie dei freni da corsa. Va installato il controller freni e impostato a 1. Quando arriva a fine gara troverete la macchina che se andate forte dietro sembra partire. La macchina, ripeto, quando parte comunque non va in testa coda, anche nella perdita di controllo è molto sincera, quindi io ho continuato così. Se questa cosa vi dà fastidio, riportatelo a 0 o addirittura a -1. Calcolate che io invece l'ho portato a 2 perché la cosa mi dava anche gusto. Infine dovete installare frizione e volano da corsa. Negli aiuti, se volete essere più tranquilli, partite col controllo trazione a 1, ma come già vi ho detto prima, qui su questa macchina non serve assolutamente nessun controllo, infatti è tutto disattivato.